Cari amanti di grafica, benvenuti a un nuovo appuntamento con Photoshop. Oggi inseriremo una fonte di luce a questa immagine in un tempo inferiore secondo me ai 30 secondi. Ora, nonostante questa tecnica è molto rapida, ora la vediamo immediatamente, in realtà è molto versatile per moltissimi contesti. In un vecchio tutorial ho parlato del filtro effetti di luce, quindi andando su filtro, rendering, effetti di luce, ecco qua abbiamo più scelta naturalmente, però questa è una tecnica veramente immediata che vale la pena conoscerla. Allora iniziamo subito, facciamo un po' di zoom out e prendiamo lo strumento Lasso. Molto semplice, direi che dobbiamo andare a mano libera quindi e iniziamo a stabilire dove sarà la fonte di luce. Io ho immaginato in questa fotografia che il faretto si trova all'incirca da questo lato, quindi iniziamo a stabilire esattamente dove va a colpire la nostra luce. Quindi io continuo a tagliare l'immagine immaginando questa come fonte di luce. Non è importante che segua una curvatura perfetta o un tratto retto perfettamente, l'importante è che chiudiamo il nostro tracciato. Se non conoscete lo strumento Lasso, abbiamo il tutorial e potete andarlo a vedere. Una volta che abbiamo la nostra selezione, dobbiamo scegliere semplicemente un livello di regolazione. Potete scegliere voi se curve o se valori tonali. In entrambi i casi abbiamo due tutorial molto dettagliati su questi livelli di regolazione e vi consiglio assolutamente di guardarlo, magari dopo questo video, tanto questo è praticamente già finito. Quindi clic qui, quarta icona, e andiamo a scegliere valori tonali. Benissimo, io ho già fatto una prova, quindi vado subito al sodo. Fondamentalmente dobbiamo mettere luce. Come vedete si è applicata la maschera di livello. Se non conoscete la maschera di livello andate a vedere il tutorial. Quindi per aumentare la luce spostiamo a sinistra i valori dei bianchi, quindi da 215 per esempio lo possiamo portare a 112 per esempio. Ok, così abbiamo una netta fonte di luce. Ora è ovvio che così non va bene e senza andare a lavorare troppo su maschera, quindi andiamo a sfumare, prendiamo il pennello eccetera eccetera, noi abbiamo una maschera già incorporata che se andiamo a cliccare qui accanto, sempre nei valori tonali, nel pannello delle proprietà, abbiamo la possibilità di sfumare. Se vi ricordate dal tutorial appunto della maschera di livello, noi possiamo sfumare i bordi e in questo caso è perfetto. Se noi ora spostiamo verso destra circa a 77, avevo fatto un test, vediamo un po' cosa succede. Ok, 77,8 va bene lo stesso, ma facciamo un po' di zoom e notiamo che fascio di luce delicato va a colpire da questo lato e allo stesso tempo di qua rimane tutto invariato. Prima, dopo. Ok, il tutorial è già terminato, quindi se ritenete che questa tecnica possa essere utile, e io ritengo che lo sia, vi invito a mettere un like e iscrivervi al mio canale, pure perché a breve dobbiamo inserire nuovi contenuti a questo canale di altro genere. Vi invito anche a seguirmi negli altri social e soprattutto a visitare il mio blog al link www.salvatorepumo.it/blog. Troverete tantissimi articoli utili pure per chi vuole fare il grafico freelance. A tal proposito vi invito ad ascoltare il mio nuovo podcast, appunto il grafico freelance, su Spotify o su tutte le piattaforme di podcasting come Apple Podcast o Google Podcast. Nuovamente grazie per la visione, ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!